Ciao a tutti, bentornati sul canale. Sono Maurizio, qui parliamo di carriera, lavoro e un po' finanza personale. Devo dire queste sono state settimane molto intense e sono anche contento perché oggi ho fatto ufficialmente il lancio del mio primo videocorso. Quindi ora sono ufficialmente nella categoria di quelli che vendono i corsi e si fanno le automarchette e va benissimo. Sono davvero contento perché la decisione di fare il corso è nata dal tutto il feedback e il lavoro fatto durante i mesi di consulenza individuale e devo dire che sto ricevendo dei riscontri molto positivi, no? Dalle persone che hanno fatto un po' da beta tester, persone che hanno già acquistato il corso e ci stanno lavorando. Sono contento, sono soddisfatto del lavoro fatto perché una delle cose di cui mi rendo conto è che le persone quando si parla di cercare lavoro c'è il classico approccio, ok, devo cercare lavoro, quindi prendo il CV, lo spolvero da 5-10 anni di ragnatela e polvere sopra, lo aggiorno e inizio a spammare il mondo del mercato del lavoro con le richieste. Ecco, quello a mio avviso è proprio il modo peggiore per cercare lavoro. Non c'è big picture, non c'è un'analisi prima, non c'è una strategia. E poi ci si trova, come tante persone che seguo, a dover rimettersi sul mercato del lavoro perché ovviamente se fai passaggi del genere d'impulso, soprattutto purtroppo spesso sono passaggi dettati dalla paura, no? Perché che succede? Ho perso il lavoro, la paura di rimanere senza niente, l'esposizione finanziaria, allora si tende a lanciarsi ed accettare un po' tutto quello che capita. Ovviamente dopo ci se ne pente e lì, a mio avviso, si fanno molti danni perché è molto più frustrante ritrovarsi a dover riprendere da zero dopo 1 o 2 anni che si è cambiato lavoro. Per cui il focus del corso e delle cose che faccio anche nella fase di consulenza è veramente concentrarmi sul fare tutta l'analisi prima. Cioè proprio il curriculum, il colloquio è l'ultimo pezzo. Prima devi sapere esattamente cosa vuoi, quali sono le opportunità che puoi cogliere, tutta la parte strategica, poi c'è la parte tattica, ok, quindi come mi muovo, dove vado, come mi organizzo, e poi c'è la parte proprio dei tool, gli strumenti, che è quella dove ci si prepara per il colloquio, a rispondere alle domande, lo storytelling. Però questa parte all'inizio, che io definisco self-awareness, che vi assicuro fa l'80% delle fondamenta per la ricerca del lavoro, questa difficilmente si vede affrontata e difficilmente le persone conoscono o hanno l'esperienza per capire l'importanza di questa fase. Avendo l'età che ho e avendo un po' di cicatrici addosso e molta esperienza, ecco, mi fa piacere condividere e dare un po' di valore in questa direzione. Per cui sono veramente soddisfatto del lavoro. Poi, per carità, tecnicismi, lo sapete, io sono big picture, strategic thinker, per cui troverete magari il dettaglio qui lì, un paio di lezioni ancora devono essere caricate, magari qualche input a destra e sinistra sulle autorizzazioni. Tutta la parte tecnica sicuramente ho bisogno di raccogliere un po' di feedback per migliorarla, però ci siamo. L'importante è che la ciccia e il core ci sia. Quindi ho pubblicato poco fa un video in cui mettevo tutti quanti i link, e spiego un attimo anche in linea di principio il corso, quello che vi ho detto adesso velocemente. Spargete il verbo e mi raccomando pubblicizzate il corso. Non ci sono affiliazioni in questo momento, però ci penserò. Iniziamo come sempre, anche oggi la live sarà, ho un po' di domande che sono state fatte nel gruppo Telegram o anche cose successe recentemente, però preferisco dare per ora la precedenza a chi è in live, anche perché così abbiamo un'interazione un attimo più dinamica. Gianluca dice, sicuramente durante la tua carriera avrai avuto a che fare con persone difficili, perennemente scontrose, che in riunione cercano sempre di infangare gli altri. Come li hai gestiti tu personalmente? Ah, l'argomento dei conflitti al lavoro è uno dei più pericolosi e tra l'altro uno di quelli che torna più spesso. Perché? Perché purtroppo c'è tantissimo ego nelle dinamiche aziendali e là si possono fare degli errori anche con conseguenze spiacevoli. Per cui su questa parte bisogna essere molto chiari. Allora, il primo consiglio è quello di ricordatevi che per loro i rompiscatole siamo noi, no? Cioè
proprio perché è un'interazione tra persone, sappiate che anche gli altri hanno la loro opinione su di noi e probabilmente se siamo in una situazione del genere non è necessariamente quella più, la migliore che ci possiamo immaginare. Per cui fate attenzione a qual è la dinamica o la situazione che è a monte di questo. Quindi ricordatevi questo, la maggior parte dei problemi al lavoro nascono da problemi di ego. Il nostro, in primis, perché è l'unico su cui possiamo lavorare, e anche quello degli altri. Per carità, le persone scontrose, rompiscatole che ci devono, ci sono. Però, siccome non le cambiamo, perché non abbiamo questo potere, quello che dobbiamo fare è lavorare su di noi nella gestione di queste dinamiche. Ora, ci sono due o tre capisaldi a cui dobbiamo fare riferimento. Il primo è loro possono fare quello che vogliono, noi non ci dobbiamo mai abbassare o accettare l'ingaggio, no? Cioè, le persone, alcune persone purtroppo non siamo nel mondo Disney, per cui gli stronzi ci sono e si incontrano e a volte lo siamo anche noi in determinate situazioni. Il punto qual è? Non dobbiamo permettere a questi tentativi di portarci, diciamo, nella mischia, nella rissa, questo non deve succedere, dobbiamo disinnescare. Ci sono vari accorgimenti, alcune tecniche per farlo, però il punto fondamentale è queste persone ci sono, life is unfair, punto, accettiamo per quella che è la situazione, c'è poco da fare. Fondamentale è quando ci si trova in queste situazioni, ricordatevi sempre la regola del discutere e parlare di business e mai delle persone. Quando vi trovate in una situazione difficile al lavoro e ci si trova frequentemente, uno scontro su qualcosa, punti di vista diversi, combattere per le risorse, il budget, anche per la sopravvivenza in alcuni casi, ragazzi, dovete lavorare sull'argomento, non dovete mai farvi trascinare nella trappola dell'attacco alla persona. Dici, ma quello mi attacca, mi infanga e tutto. Gli altri attorno a noi non sono fessi, o almeno nella maggior parte dei casi non lo sono, o se lo sono non in maniera drammatica. Per cui davanti a uno che attacca e offende e l'altro che si concentra sull'argomento, la differenza si nota. E il motivo per cui ci dà fastidio è che in quel momento è il nostro ego che vorrebbe ribattere, che vorrebbe dare la risposta modello telefilm americano, stendere tutti con l'evidenza, guarda qua. Questo significa uno ha voglia di litigare e noi gli andiamo dietro. Pericolosissimo perché non sai mai come va a finire, pericolosissimo perché magari quello dice una cosa, la dice anche tu, la tua viene riportata e a conseguenza la sua no, non è che puoi fare come i bambini, ah maestra, ma quello l'ha detto per primo. Siamo professionisti, quindi dobbiamo mantenere il nostro approccio e il modus operandi professionale. E li devi gestire in questa maniera, cioè li devi gestire con distacco, li devi proprio gestire, non gli devi permettere di finire al posto di guida. Se tu permetti a queste persone o a queste situazioni di farti arrabbiare quando loro vogliono farti arrabbiare, farti distrarre quando loro vogliono farti distrarre, gli stai dando il controllo, proprio la console della tua carriera e della tua quotidianità. Invece, passo indietro, ti concentri su quello che è l'argomento e lavori su quello. E proprio c'è un'immagine che viene spesso riportata anche quando si parla di meditazione, mindfulness, no? In generale, che tutto quanto avviene nello spazio di tempo tra l'evento e la nostra reazione. Ti vuoi rovinare la vita? Azzera questo spazio, no? Appena c'è qualcosa, pum, reagisci subito distinto e cosa. Molto probabilmente finirai in una situazione non piacevolissima. Allora, evento, trigger, la persona, l'offesa, la provocazione, la cosa, spazio, e poi lo gestisco. Fisicamente questo si fa per esempio sulle mail. Sulle mail, signori, quando vi arriva la mail che adesso track track vado io, faccio spacco, vedo che rispondo, metto tutti quanti in riga e c'è una regola fondamentale per le mail, quelle difficili. Scrivetela pure. Allora, prima togliete tutti i destinatari, tutti. Poi scrivete la mail come la volete scrivere, la salvate e vi andate a fare una passeggiata, vi andate a prendere un caffè o magari una tisana, è meglio,
Se possibile, se non è una cosa urgente, aspettate il giorno dopo e quando questo trigger, questa escalation è diventata sottofondo, allora riaprite la mail, la rileggete e vedete che probabilmente ci saranno tanti pezzi che vi potete evitare, potete togliere e via dicendo, no? Questo spazio è nel vostro controllo, dovete usare quello. L'altra persona non la cambierete. Se uno è così o se lo percepiamo così per X motivi, quella cosa non cambierà. Invece il nostro modo di gestire queste situazioni può cambiare e deve cambiare perché è esattamente il nostro lavoro, il nostro percorso da professionista è quello, ok? E vi assicuro che c'è un altro punto da considerare sugli scontri in ufficio. Quando si va più in su, ci sono persone con, se vogliamo semplificare, più persone con personalità forte, personalità alfa, come le vogliamo chiamare, no? Immaginate uno scontro tra mega capi, che livello di scontro è? Però nella realtà questi scontri non avvengono quasi mai. Perché? Perché la maggior parte delle scaramucce avvengono ai livelli bassi, dove le persone si fanno trascinare molto dall'ego, dove vai, ah ma vedi, venite, intervenite, guarda quello che ha detto e cosa. Più vai avanti e più ste cose le lasci. E quindi ricordatevi sempre che ogni conflitto, ogni evento di scontro è un momento in cui mettete in difficoltà il vostro capo, perché da qualche parte nella gerarchia state tutti e due sotto a qualcuno, la stessa persona, e quindi non siete altro che due parti del team che stanno litigando e quindi i vostri manager non sono capaci di evitare questa cosa. Mm? Vi chiedo sempre di fare l'esercizio di pensare alle situazioni lato azienda. Ecco, questo è un esempio in cui dovete farlo. Pensate per il vostro capo che vuol dire avere una persona sotto che litiga con qualcuno che sta nello stesso team o sta da un'altra persona che c'è un altro capo. Quanto lo mettete o la mettete in difficoltà con questa cosa? Quindi usate queste situazioni, non mancheranno mai, perché appunto funziona così, e pace. E ricordatevi che non sempre avere ragione basta, no? Fatevi un giro in una banca, in un ufficio postale, in un ufficio del comune, soprattutto qui a Roma, e imparate subito, fate un corso accelerato sulla differenza tra l'avere ragione e la realtà che ci troviamo a dover gestire, ok? Pensate in quest'ottica. Comunque, bella domanda Gianluca, grazie. C'era stata una domanda sul lasciare l'azienda quando tutto va bene. Mi spiego meglio. Un collega nel gruppo aveva detto: sto facendo un lavoro che mi piace, l'azienda è bella, il lavoro è gratificante, mi viene riconosciuto quello che faccio, quindi va tutto bene, però in giro ci sono tanti stimoli, tante cose, forse mi devo dare un impulso a fare altro. Parlavo di questa cosa anche durante una delle ultime consulenze, no? Non bisogna, a mio avviso, cioè, c'è un equilibrio molto sottile tra l'essere con il grow mindset, quindi la voglia di sfidarsi, la voglia di crescere, di cambiare, accettare il cambiamento, tutto quello che vogliamo, e il pericolo delle, quella che si chiama echo chamber, no? Cioè stare in contesti in cui ci si ripete le stesse cose fino a farle diventare quasi necessarie o assolutamente vere. Ora, di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che spesso, soprattutto per chi segue canali YouTube come il mio o quelli di altri in cui in cui si parla di appunto carriera, crescita e tutto, è tutto concentrato sulla parte dinamica, cambiamento, però non deve essere semplicemente, siccome sono in un canale dove ci sono 20.000 iscritti, di questi 20.000, 500 parlano di cambio lavoro, allora se io non sto cambiando lavoro sono un couch potato oppure sono un parassita, un passivo, una persona senza stimoli. No, ragazzi, cioè evitiamo di cadere da quel lato, no? Dell'eccesso nell'approccio. Quindi il punto qual è? Se c'è un momento in cui ci mancano gli stimoli, cerchiamo di capire da dove prenderli. Cioè, non è che la maggior parte dei casi lo stimolo non viene dall'esterno,
Cioè, nella maggior parte dei casi non è che l'azienda, in quasi tutte le sfaccettature o gli aspetti della nostra professionalità, della nostra carriera, quasi sempre, ragazzi, dipendono completamente da noi, inclusa la formazione, no? La formazione, la crescita, dipende tutto quanto da noi. E allora anche in questo caso il discorso stimolo, il lavoro non è stimolante oppure va tutto bene, però mi devo sfidare. Vabbè, ma probabilmente ti puoi anche sfidare facendo... Charlie? Ti puoi... Non so se si sente, ma c'è il serpente che suona. Ti puoi anche sfidare e stimolare facendo qualcosa all'interno del contesto lavorativo in cui sei, facendo diversamente quello che già fai, oppure occupandoti di progetti diversi, prendendo, accettando delle sfide, facendo dei percorsi, partecipando a delle attività, cioè non è necessariamente un devo entrare, no, nel club di quelli che cambiano lavoro perché vogliono avere l'impatto, tutte queste cose qua. Cioè, dove siamo, molto probabilmente abbiamo già una miniera di opportunità di opzioni che possiamo sfruttare. Quello che sentite il rumore è Charlie, che con questo meraviglioso serpente di gomma ha deciso di fare il panico. Ok? Per cui, tornando a quel discorso, la maggior parte delle cose stanno a noi. È come per la formazione. Quando io sento le persone che dicono, ah, sto in questa azienda, non sto crescendo, parliamone. Come hai capito che tipo di carriera seguire per seguire? Qualche consiglio in merito per un neo lavoratore? Bellissima domanda. Come scegliere la carriera? All'inizio, la carriera, a meno che non abbiate proprio le idee chiare a monte, la carriera, non è necessariamente definita sul medio-lungo termine. Mi spiego. Se già dall'università fate delle scelte precise, avete molto più chiaro qual è il punto di partenza, l'entrata. Per esempio, faccio economia, poi voglio fare questo master, entro in questo tipo di studi perché sto puntando a questa rosa di 2 o 3 posizioni in aziende di questo tipo, bancarie, istituti, Big Four e via dicendo, allora lì l'inizio della carriera è molto ben delineato e soprattutto ci ho lavorato per far sì che sia pronto, combat ready. Cosa succederà tra 10-20 anni? Ma non ne avete idea e non la potete mai avere. Un punto importante, ed è quello anche che fa parte del corso che ho fatto, è fare una pianificazione, cioè io consiglio sempre, no, di fare questo esercizio dei 10 anni e poi dei 5, perché, come dicevano tantissimi, il piano non è nulla, la pianificazione è tutto. Quindi quell'esercizio vi aiuta a, poi dovrete sempre adattare, aggiustare il tiro e la pianificazione in base agli sviluppi della vita, però a inizio carriera trovate il settore o le opportunità che vi siete creati e iniziate da lì. Poi i passaggi fondamentali della carriera saranno quando inizierete a fare delle scelte particolari del tipo azienda grande, azienda piccola. Io consiglio sempre di lavorare in multinazionali, aziende grandi riconosciute perché vi daranno tantissimi vantaggi successivamente lato carriera, come riconoscibilità del brand, come tipologia di network, come credibilità e quindi è molto da considerare. Poi ci sarà un momento in cui dovrete anche decidere se fare carriera da generalista o specialista, cosa di cui ho parlato molto spesso, dove purtroppo i tecnici, soprattutto gli ingegneri come me, tendono a definire il generalista come quello che non sa niente di tutto. Invece no, è una cavolata, cioè ognuno parte dalla sua specializzazione, poi bisogna decidere se continuare tutti i blocchi che mettiamo sopra di esperienze e di competenze che durante la carriera sono 10-20 volte più grandi di quelli della parte puramente accademica universitaria, ecco, sta a noi decidere se quei blocchi metterli nella stessa categoria, nella stessa area di competenze, oppure andare su cose diverse, quindi diventare generalista, no? Il mio passare dal 20 della laurea a 100, posso farlo tutto nella stessa area oppure distribuirlo su più settori. Però all'inizio io non mi preoccuperei del discorso di quale sarà la carriera inteso come pianificazione decennale, ma sicuramente da dove inizio. Ecco, su quello potete fare dei passaggi. A mio avviso, le scelte fondamentali saranno dove andate a lavorare, che è assolutamente una delle scelte più importanti che influenzerà
sotto tantissimi aspetti la vostra situazione futura, il tipo di azienda, multinazionale o locale, prendendo no, lo spettro e il range a disposizione, ed eventualmente il settore nel quale entrate. Tutto quanto si può aggiustare nel tempo, però questi inizieranno a delineare perlomeno i primi passi. Poi uno quando inizia fa degli esperimenti, ha delle esperienze e può decidere di andare in una direzione o nell'altra. Da neolavoratore, appunto, la scelta sarà quella di che tipo di crescita fare, in che settore, e poi più imparate come funzionano le aziende, più imparate a costruire, a capire come va il business, e più facile sarà capire dove posizionare i prossimi pezzi della scacchiera, no? A un certo punto uno deve pensare nei passaggi di carriera non alla posizione che sta occupando, quella che andrà a occupare, ma almeno alla n più unesima, no? Almeno questa posizione dove mi potrà far arrivare. Se siete invece già con una certa esperienza lavorativa e questo esercizio non l'avete mai fatto, va benissimo, c'è proprio il discorso di guardarsi indietro e iniziare a unire i puntini, crearsi lo storytelling e tutta quell'arte del dare un senso a quello che è successo per poter preparare meglio quello che succederà. Ok? Spero di aver risposto come principi generali. Gianluca dice: da junior sogniamo stipendi alti e pensiamo che se solo fossimo ben pagati faremmo molto di più. Hai mai raggiunto una soglia di stipendio che ti ha fatto cambiare approccio? E anche magari stimoli? Quella soglia che ti dà la giusta motivazione e spinta ad alzarti dal letto carico. Insomma, argomento, ricordo benissimo quando nel 2003, 2002-2003 io avevo proprio idea, io guadagno tot, se guadagnassi tot la mia vita sarebbe completamente diversa. Probabilmente oggi lavoro, cioè oggi guadagno 3 o 4 volte quel tot che mi ero immaginato. Qual è il punto fondamentale? C'è hedonistic adaptation, mi sembra si chiami, no? Il discorso che molte cose, quando se guadagno 1000, penso che, cavolo, quando guadagnerò, se guadagnassi 1800 la mia vita sarebbe diversa. Poi ne guadagni 1800, ah no, ma se ne guadagnassi 3000, poi c'è sempre una soglia che si sposta. Ed è il motivo per cui anche chi è ricchissimo, che ha patrimoni immensi, grandi imprenditori, non smettono mai perché c'è anche una logica di stimoli e di andare avanti. La cosa su cui bisogna stare attenti, Gianluca, occhio, nel tuo commento ci sono un paio di punti, perché dici, se fossimo ben pagati faremmo molto di più. Ecco, qui si confonde la causa con l'effetto. Quello che dicevo prima, la carriera, il controllo, la nostra professionalità è nelle nostre mani. Cioè, se tu sei in una posizione lavorativa che per X motivo non è retribuita come dovrebbe o come pensi che dovrebbe essere retribuita, se metti i remi in barca, se appoggi la penna o se fai cadere la penna come nei film, se vogliamo, alla Checco Zalone, cioè lì stai danneggiando più te che altro, non stai, cioè l'idea di adeguarsi al minimo, ma va benissimo, probabilmente ci sono tante aziende all'interno delle quali andrai tranquillo e nessuno, cioè non avrai problemi, nessuno ti metterà all'angolo, ma ok, e dopo 10-15 anni che hai lavorato a filo di gas, cosa sei diventato? Un mettitimbri? Un pigiatasti? Quella parte è particolarmente pericolosa come approccio, cioè tu non è che lavori in base al delta tra le tue aspettative salariali e quelle e il salario effettivo. Non deve essere quello lo stimolo, cioè non è che domani ti danno 10.000 euro in più e come dici tu, ti dà la motivazione e la spinta ad alzarti dal letto, no? Cioè, per carità, ben vengano, io non sono minimamente uno di quelli che abbraccia la corrente di ipocrisia dei soldi non sono importanti. Io non lavoro per la gloria, i soldi sono fondamentali, sono uno dei pilastri che io metto nella parte di self-awareness. Non c'è niente di peggio che essere in una cattiva situazione finanziaria, quindi dover far scelte di un certo tipo con l'acqua alla gola, però non è quello il driver e soprattutto non è quello che ti dà la parte stimolo o che determina il tuo approccio professionale. Se no si rientra nella casistica di prima, no? Arriva quello che ti vuol far litigare, trigger e tu litighi, cioè è sempre una causa esterna a decidere se tu sei in modalità relax o lite, e lo stipendio esternamente che decide se tu sei in modalità
full in oppure mi cade la penna alle 5. Questo non deve accadere. Poi viaggerete, vi sposterete, vi auguro di cambiare lavoro, di avere aumenti, maggiori responsabilità, sfide, qualunque cosa. Come vi dicevo, l'orizzonte si sposta sempre un po', eh. Ci sono situazioni in cui ti trovi a dire, cavolo, adesso sto veramente guadagnando bene, il lavoro è figo, mi sta piacendo, però è molto più probabile che ci arrivi perché non hai fatto questo ragionamento a monte, no? Questo per me è un punto fondamentale che fa parte dell'ownership lato professionale. Cosa intendo per ownership lato professionale? Il fatto che la parte stimoli, la parte formazione, la parte crescita è nelle nostre mani. Mi spiego. L'esempio che stavo facendo prima, no? Le persone che dicono, ah, sono in azienda, l'altra volta mi era capitato di parlare con una persona, ah, l'azienda non mi ha fatto, a causa di questa azienda ho perso l'inglese. Come ho perso l'inglese a causa dell'azienda? Hai perso l'inglese perché non l'hai studiato. Cioè, non esiste un'azienda che definisce il tuo stile di vita o il tuo pacchetto formativo o le tue competenze. L'azienda ti mette degli strumenti, ti dà un ambito, ma nel resto della giornata e della settimana che fai? Al di là che tutti abbiamo figli, famiglia, impegni, via discorrendo, ma io non posso dire l'azienda non parlo inglese per colpa dell'azienda. No, non parli inglese perché non ti sei messo a studiare, non hai fatto corsi, non hai comprato Assimil, non stai facendo lezioni individuali su Cambly e non ti stai ascoltando i video in inglese. L'azienda, a parte che non esiste, cioè l'azienda, tocca l'azienda, non esiste, sei tu che hai un mindset di non crescita e quindi hai lasciato morire l'inglese. Lo stesso formazione. La mia azienda non mi fa fare formazione. Ok, ci sono delle regole, no? Le aziende, anche a seconda dei contratti, varie situazioni, devono garantire una tot parte di formazione, ma sapete che la soluzione è on the job training. Sì, io la formazione te l'ho fatta, ti ho messo in quel reparto con tutti quegli specialisti e loro sul campo ti stanno facendo formazione e tutto. E tecnicamente è vero, cioè il problema qual è? Che noi usciamo da scuole, liceo, università con l'idea che la formazione sia quella accademica, magari ci mettiamo dentro anche un master, no? E quindi la formazione è io che vado con la mia bella Moleskine, entro in una stanza, c'è qualcuno che ne sa molto più di me, mi spiega tutto quello che mi deve spiegare, io apprendo, mi danno le dispense e dal giorno dopo mi hanno innestato questo chip con questa conoscenza che ieri non avevo. Grazie azienda che hai pagato 2.500 euro il mio corso di project management, di coding, di ABC, qualunque sia l'argomento. Ecco, no. Perché? Perché le aziende possono avere il budget o no per la formazione. I periodi possono cambiare, le aziende in certi momenti possono tagliare e le prime cose su cui si taglia sono formazione e viaggi, cioè quello proprio appena un'azienda ha, arriva la mail, viaggi bloccati e formazione non obbligatoria, cioè la formazione tipo quella per l'health and safety obbligatoria per legge si fa, ma tutto il resto della formazione, tutto quanto bloccato istantaneamente. Per cui qual è il messaggio parlando di ownership? La parte formazione anche sta a noi. Cioè, non è che io devo aspettarmi che l'azienda mi faccia fare il corso di Excel, di PowerPoint, di project management. Se c'è, se me lo fa fare, va benissimo, tanto di guadagnato. Anzi, lì bisogna pure stare attenti perché magari se sono corsi non strepitosi, provate pure a negoziare del tipo, capo, guarda, io mi sono informato, c'è questo corso figo, il budget invece che lì ti va di farmelo spostare lì se c'è ancora un budget di formazione. Ma il punto fondamentale è la famosa formazione sul campo e quella sta a voi. Cioè, quando io mi trovo durante le consulenze, le persone che mi dicono, ah, ma non mi fanno crescere. Va benissimo. Sai chi sono gli stakeholders del tuo capo? No. Sai come vengono misurate le performance del tuo team o come si raggiungono gli obiettivi della tua divisione? No. Sai che tipo di riunioni, a che tipo di riunioni partecipa il tuo capo e come vengono discusse le cose? No. E non è problema dell'azienda, cioè non è che l'azienda mettendoti 4 ore al mese in un'aula ti rende una persona che si forma e che impara, no? Cioè questo per dire in maniera un po' provocatoria che le opportunità di crescita
non sono sui banchi, ma sono nel quotidiano. Cioè, solo dopo che io ho esaurito tutta questa parte posso dire magari mi manca qualcosa, ma vi assicuro che se iniziate a guardarvi attorno, a partecipare di più, ad alzarvi almeno di un livello di inquadramento manageriale, se iniziate a capire il vostro capo di cosa parla, con chi ne parla, quali sono i risultati, che tipo di presentazioni usano, se non fate ste cose, non è l'aula, non è l'aula dove vai con la penna blu e rossa a farti spiegare le cose che fa la differenza. C'era questa persona, mi raccontavano dell'inizio carriera in una società di consulenza e l'approccio era non mi stanno facendo imparare niente. E anche lì, cioè il solo fatto che partecipi a una riunione, se proprio non hai niente da fare, prenditi le slide della riunione o i documenti della riunione e studiali. Se è un contratto, ma semplicemente come sono organizzati i dati, cioè sai fare un executive summary? No. E allora che te ne frega di andare a fare il corso in aula a imparare chissà che cosa all'esterno a pagamento, se non hai prima imparato tutto quello che è attorno a te e che puoi assimilare gratuitamente. Lì potete creare il vostro percorso di crescita gratuito e a disposizione attorno a voi e dovete letteralmente come spugne assorbire la maggior parte delle persone. Questo è un esempio di ownership, a mio avviso, estremamente importante per la carriera. Ok? Quindi Gianluca, ho preso la tua domanda come spunto per collegarmi anche sulla parte ownership. Guido dice, chiedo da freelancer felice, secondo te alcune persone sono caratterialmente poco adatte a sopravvivere e crescere in un contesto aziendale corporate e si troverebbero meglio in proprio? O semplicemente non hanno trovato l'azienda giusta che li valorizzasse senza sommergerli di politica barra burocrazia? Magari la risposta sta nel mezzo, però sono curioso di sapere la tua. Allora, questo è un punto molto interessante. Ho anche fatto un video al riguardo corporate startup. Allora, sicuramente c'è molto un'attitudine. Quello che a me non piace è il manicheismo del gli start-upper sono tutti fighi scoppiettanti in gamba, quelli che sono nelle corporate sono degli zombie burocrati pigiatasti. Mi spiego. Una volta, in uno dei primissimi video, una persona mi aveva detto: Ah, ma ti è mai capitato durante le selezioni di fare il colloquio a qualcuno? No, quando io faccio le selezioni come hiring manager o comunque sono nei panel degli intervistatori in azienda, dice, ti è mai capitato di avere delle persone e dire: Ah, ma questo è così in gamba che dovrebbe fare l'imprenditore. Questa è proprio una misconception totale, cioè ci sono due mondi lavorativi, quello aziendale più o meno grande e quello imprenditoriale. Tutti e due hanno le loro difficoltà, le loro caratteristiche, le loro competenze, i loro rischi, le loro opportunità e via dicendo. Questa logica del da un lato c'hai Superman e dall'altro Dead Man Walking è una totale cazzata che purtroppo YouTube aiuta a creare. No? Ormai sembra che le persone lavorino soltanto nel settore IT, che i lavoratori siano soltanto quelli che fanno coding e che se non hai fatto una startup sei che cozzalone. Questo è sbagliatissimo, invece è molto un discorso della propria personalità, del come si funziona al meglio. Io ho fatto tantissimi anni nel mondo corporate, poi ne sono uscito e ho fatto la mia piccola impresa lato investimenti immobiliari, quindi per 2, quasi 4 anni sono rimasto con un'esperienza da imprenditore. Mai più, nel senso che era anche andata bene, per carità, ci ho campato benissimo, anzi avevo tutte quante le famiglie delle persone che lavoravano con me, però il principio è che per come sono io, per come funziono io, mi dà molta più soddisfazione e gratificazione essere in un contesto multinazionale, gestire cose molto grandi, soprattutto ora che mi occupo di strategia a livello global, per me è molto più interessante. Il discorso del burocrazia corporate, anche lì no, la terminologia è importante perché cosa si evince? Io ti dico, le corporate le possiamo definire come burocratiche o come strutturate. È vero che su alcune cose sono lentissime, ma è grazie a questo che assorbono le bordate della compliance, delle regulatory e via dicendo, no? Le startup, fighissimo, sono dinamiche, tutto quello che vuoi, ma probabilmente nel loro dinamismo tutta la parte compliance non sanno neanche cosa sia perché si stanno preoccupando di sviluppare qualcos'altro e spesso e volentieri vediamo anche
che cosa succede. Tempo fa ho fatto un video molto divertente, secondo me è stato divertente farlo. Partivo da un video di questi clickbait dell'inferno, che cosa terribile lavorare in Google, e a fine video, magari un po' troppo velocemente, però ho detto tutto il video parte dal fatto che ci sono le statistiche delle persone che c'è un turnover del 40% nelle 30-40% nelle grandi corporate, perché le persone scappano da questi mostri perché vogliono dinamismo, e quindi tutto un pippone montato su questa storia. Piccolo dettaglio, se vai su Google e cerchi il problema delle persone che fuggono dalle corporate, trovi i problemi delle persone che fuggono dalle corporate. Poi vai su Google e fai la stessa domanda sulle startup. Il problema delle persone che fuggono dalle startup, e c'hai le stesse identiche tipologie di articoli, gli stessi numeri, turnover dello stesso ordine di grandezza. Questo per dire che vedi quello che vuoi vedere, no? Echo Chamber è esattamente questo. Cioè, le startup hanno lo stesso problema di emorragia di persone che poi si rendono conto che stiamo a cazzeggiare magari, oppure che non porta da nessuna parte, oppure che la visione non era quella, oppure che per qualunque motivo tante persone vanno via dalle startup, quante persone vanno via dalle corporate. Che poi vadano in altre corporate, in startup, si incrociano e tutto, è proprio per dire, non è che c'è il mondo ideale, no? Delle startup con queste scrivanie a forma di unicorno, cacacaramella, che è bellissimo, a tutte quante le cose sono interessanti. Ragazzi, cioè proprio non funziona minimamente così, e ci sono sfide a destra e a sinistra, per cui sicuramente la tua propensione a lavorare in determinati modi ti porterà ad apprezzare maggiormente un aspetto rispetto a un altro. Una persona che ha molto forte la parte del compliance, procedure e via dicendo, in una startup probabilmente scapperà a gambe levate perché c'è tanto altro, tanto dinamismo, tanto ricerca, tanto sperimentazione, ma c'è zero struttura. E allora una persona che apprezza quello lì sarà felicissima, un'altra che è, no? È molto, a mio avviso, di scelta individuale dettata dall'esperienza. Tentare l'uno o l'altro va benissimo, l'importante è non chiudere le porte all'uno o all'altro. Questo per dire cosa che spesso mi trovano anche ma nelle corpo e nelle grandi aziende tu vai là, fai il tuo e ti puoi nascondere, puoi metterti profilo basso, mentre nelle startup, nelle piccole aziende devi fare tutto, qualunque cosa fai è visibilissima, è molto più difficile cosa. Oppure no, lo spirito da imprenditore. Io Immaginate l'imprenditore, questo grandissimo spirito dinamico e rivoluzionario che ha la sua startupina da 300.000 euro che c'ha l'idea di business, mettilo in una sala con manager, ognuno dei quali gestisce 100 milioni di budget su scala mondiale, e vai a fare una riunione a litigare con quelli. Fammi vedere tutto questo dinamismo dove sta. Cioè, ti masticano e ti sputano in 10 secondi. Viceversa, se prendi quelle persone e le metti con le loro dinamiche in un contesto dove devi competere magari per un budget e tutto, vieni rigettato anche lì. Cioè, è proprio il fatto di sono cose diverse, così non una migliore dell'altra. È migliore, per noi è più affine una o l'altra a seconda di quello che scopriamo durante il nostro periodo di carriera. Personalmente mi piace molto di più la parte corporate grande per la tipologia di problemi che a me piace gestire e per la tipologia di lavoro che mi piace portare avanti. Fatto salvo che poi appunto adesso sto rifacendo questa mia esperienza imprenditoriale con tutta quanta la parte dei corsi, ho dovuto aprire partita IVA, quindi mi sto rimettendo in gioco su diversi aspetti, però il core per me è quello. Può essere pure che tra 5 anni al cambiare di situazioni magari sarà per me più stimolante fare delle altre cose, quindi prendere quella parte e farla diventare della formazione dei supporti spot e tutto quanto in divenire. Però è fondamentale per me tenere le due cose separate, ma sempre allo stesso livello di dignità. Ok? Quindi burocrazia chiamiamola struttura, quello che alcuni chiamerebbero pressapochismo chiamiamolo dinamismo e via dicendo, no? Con le parole diciamo già in quale quadrante ci stiamo posizionando a livello di giudizio e di percezione. Ringo Starkiller chiede: hai consigli su come migliorare l'autonomia al lavoro? Caratterialmente tendo a cercare molti feedback e conferme. Vorrei essere più indipendente e riuscire a gestire meglio l'ansia. Bella domanda, ma
a risposta multipla. Cioè, mi spiego. Hai messo insieme due o tre cose diverse. Allora, l'autonomia ha a che fare con il tipo di operatività, per esempio. Il discorso di feedback ha a che fare con il validare la direzione giusta. L'ansia è tutta un'altra categoria. Ora, migliorare l'autonomia al lavoro, attenzione a non fare l'errore, cioè al lavoro si lavora in team, per cui autonomia nel senso che devi essere assolutamente capace di fare qualcosa da solo, devi essere capace di essere paracadutato in mezzo a un problema e partire, no? Non devi avere paralisi d'analisi, cioè autonomia in quel senso, non devi essere, ecco, autonomia non è indipendenza, questa mi piace, mi sa che lo spiega meglio il concetto, cioè autonomia è il tuo capo ti dice vai lì, buttati là dentro e risolvi, sei autonomo se vai là senza tutti i passi da fare. Il discorso dell'indipendenza è sia positiva che negativa, ovviamente, come tutto, nel senso che io devo essere indipendente, nel senso che quando serve posso fly solo, no? Quello che si dice anche in inglese, tu fai tanta esperienza, a un certo punto sei capace di volare da solo. D'altro canto, non devi essere un solista, non devi essere quello che fa tutto da solo senza condividere, senza aggiornare gli altri perché poi vuole portare avanti il risultato da solo o peggio ancora fare lo splendente il fenomeno nel momento in cui c'è la parte verifica di performance e via dicendo. E su quello più sei consapevole e preparato sulle basi, più facile sarà a un certo punto essere autonomo. Cioè, quello che diciamo prima, più lavorando ho imparato dagli altri, mi sono messo in discussione, ho appreso come una spugna, ho capito le procedure, ho capito come funziona l'azienda, con chi devo parlare, ognuno che stile di comunicazione ha, più ho imparato ad adattarmi alle varie situazioni, più ho imparato quali sono i processi e le persone da chiamare o i team da coinvolgere, più facile sarà per me nel momento in cui le persone da cui ho appreso tutte queste cose un giorno non ci saranno, più sarà per me facile essere autonomo. Il discorso del cercare feedback e conferme, ecco, sono due cose diverse. Cioè, i feedback sono fondamentali, sia se c'è un momento in cui voglio capire qualcosa, ma anche in generale, se sta andando business as usual, sto facendo le cose che faccio sempre, il feedback fa sempre bene riceverlo e come ho detto anche nel video sui feedback, non soltanto dagli amici, anche da quelli che sappiamo che gli stiamo sul cavolo, perché quello comunque ci aiuta ogni tanto a individuare dei blind spot, la mia zona cieca o non mi rendo conto che delle cose sono cambiate, io sto continuando ad andare dritto per la mia strada, quindi i feedback sono fondamentali e va benissimo richiederli. Non va bene se hai bisogno delle conferme, cioè se sono insicuro e quindi a meno che non mi dici, oh sì sì, bravo, hai fatto bene questa cosa, ecco, su quello ci devi lavorare, ma ci lavori con quello che abbiamo detto prima, no? Con l'esperienza. Quello è fondamentale, no? Il feedback non deve essere il ciuccio, la caramella, la coperta di Linus. Il feedback è uno strumento di crescita, non di coccole, no? L'ansia, adesso rivedendo la tua domanda e andandoci attraverso in dettaglio, ecco, probabilmente la tua ansia nasce dal fatto di non essere sicuro di certe cose e quindi dice, se non sono sicuro, e non ho attorno le persone che mi hanno puntellato fino adesso, allora ho l'ansia da la sindrome dell'impostore. Andate a rivedere il video che avevo fatto a riguardo. Ragazzi, cioè queste cose ci stanno, non è che, non è che i vostri colleghi, anche quelli più performanti, non hanno problemi di paure, di sindrome dell'impostore, di dubbi, ce li abbiamo tutti, ce li ho pure io costantemente, va benissimo, ci sta. L'importante è che non diventi un ostacolo alla vostra crescita. Ecco là, in quel caso cercate a piccoli passi di prendere sempre più responsabilità su cose che conoscete bene. Però l'importante è che iniziate proprio anche a visualizzare di questo blocco di 10, 1 e 2 li so fare proprio a occhi chiusi. Mi metto a lavorare dal 3 al 6, però intanto inizio a puntellare e consolidare la mia competenza e la mia percezione su quello. Poi viene col tempo, ragazzi, alla fine ricordatevi sempre, stiamo parlando di business e
quindi va bene, si sbaglia, si impara e poi siamo sempre in strutture, cioè, per cui c'è sempre qualcuno attorno a noi, no? C'è sempre qualcuno a cui chiedere di validare qualcosa e poi vedete che naturalmente a un certo punto diventeremo noi quel qualcuno, a un certo punto verranno le persone da noi a dire oh ma è fatto bene? E questo fa parte del processo di crescita, insomma, non c'è problema. Quindi appunto distinguere essere autonomi dall'essere dipendenti, essere indipendenti dall'essere solisti, sono tutte sfumature, però vanno bene e, ripeto, è un percorso, cioè la carriera è un percorso. Nessuno, cioè, sarebbe terribile se ci fossero delle posizioni dove dal giorno 1 all'ultimo giorno e quello è il profilo, una volta che impari a fare una cosa sarà quella per sempre. Ripeto, a meno che non siate proprio in alcune posizioni lavorative altamente ripetitive, dove quello è e quello rimane per tutta la vostra esperienza lavorativa, non avrete mai la piena competenza di tutto quello che state facendo. Quello che svilupperete sarà la consapevolezza di averne le capacità. Cioè, ci sono delle persone, quelli che devono farsi dire passo passo, no? C'è il famoso esempio che diceva, ora non voglio generalizzare, però dice, ci sono quelli a cui tu dici, guarda, da qua ci vediamo in cucina. E tu lo troverai in cucina tra 2 minuti. C'è l'altra persona a cui devi dire, allora, ti devi alzare, devi andare, apri la porta, gira a sinistra, vai nel corridoio, arrivato in fondo, apri la porta della cucina, gira a destra, vai verso il balcone e tutto. Poi torni dopo un'ora e li trovi seduti e dici, scusa, ma perché non sei andato? Ah, perché sono andato, ma la porta era già aperta. Ora esagero, ma persone così vi assicuro che le ho incontrate, eh? Cioè che se non gli dicevi 1, 2, 3, 4, 5, e se a 5 la porta gli ha detto apri la porta, ma la porta era già aperta, quelli si bloccano. Quella è gente che vuole lavorare in quel modo perché gli appartiene e tutto. Ora, quello che accade quando cresci professionalmente non è che sai tutto, ma hai la consapevolezza che puoi gestire tutto, incluso l'ignoto, e l'ignoto è una percentuale sempre molto rilevante della nostra vita lavorativa. Cioè, non è che io so tutto di tutto, anzi, infatti io non faccio mai le live del tipo Ask Me Anything, le chiamerei Don't Ask Me Anything perché non conosco tutto, però so che lavorativamente tu mi puoi prendere, mi puoi paracadutare in un contesto completamente diverso e so che per come lavoro io, in un mese ho capito che succede. Probabilmente dopo 3 mesi ho anche trovato una maniera di migliorarlo e non so neanche la nazione o il tipo di business, perché in 25 anni so che ho sviluppato determinate competenze e tutto e quindi ho questo tipo di consapevolezza. A questa cosa devi arrivare, cioè devi arrivare all'avere chiaramente percezione del fatto che non potrai mai sapere tutto quanto alla perfezione, ma sai che potrai gestire tutto quello che capita perché hai sviluppato le skill di adattamento, di gestione dell'incertezza e via dicendo. Quello fa parte. Non so se sono andato fuori tema, Ringo Starr Killer, ma il principio a mio avviso è quello. Ok? Nei prossimi giorni pubblicherò un'intervista che mi è piaciuta molto con Anna Reich. E lei è un ingegnere tedesco, ingegnere meccanico che vive in Svezia e mi ha divertito davvero tanto perché lei ha un approccio molto simpatico anche a livello di comunicazione, ha fatto dei video anche molto divertenti recentemente, però mi è piaciuto molto lei a inizio carriera, però già ha visto determinate cose, ha fatto dei commenti sulla parte accademica, sull'università, parlando di una persona che ha studiato ingegneria meccanica in Germania, cercherò di pubblicare questo fine settimana l'intervista, guardatela perché c'è veramente tanto materiale molto interessante, soprattutto per raffrontarlo a quello che è la nostra realtà e la nostra percezione del mondo universitario. Vi ricordo che oggi, appunto, giornata per me importante perché è uscito il mio videocorso sul come cercare lavoro in maniera strategica, quindi vi invito a vedere il mini video di presentazione e ovviamente spero sia un prodotto che apprezzerete perché c'è veramente tanto dentro, soprattutto collegato alla preparazione della strategia di carriera, che a mio avviso non è un qualcosa che va fatta quando si cerca lavoro, quello è un trigger, no? Quello ti costringe, se hai la saggezza di farlo, a fare questa analisi, ma per me è qualcosa che uno dovrebbe preparare a prescindere, proprio il chiarire cosa sì, cosa no, tipologia di lavoro, constraint e via dicendo, in maniera tale che un domani, quando ci sarà l'opportunità o l'esigenza di cercare lavoro,
si saprà già che tipo di analisi e percorso fare. Per questo sono molto soddisfatto di come ho strutturato il corso e aspetto i vostri feedback. Vi ricordo che ho anche aggiornato il sito web, per cui adesso su maurizioparenzan.com trovate i collegamenti alle sessioni di coaching e ci sono anche i link alle scorecard, quello per studenti universitari e quello per professionisti. Vi consiglio di farlo perché comunque un template, rispondendo a una trentina di domande, riceverete un report di 6-7 pagine in PDF con uno score su varie dimensioni e ci sono anche tanti consigli su come affrontare e come crescere in determinate aree. E quello, a mio avviso, è un ottimo spunto di partenza, soprattutto per chi non si è mai posto veramente la domanda quanto il controllo della mia carriera, parlando di lavoratori, oppure per gli studenti universitari che pensano che sia sufficiente studiare e fare gli esami, no? Quindi grazie ancora, ci rivediamo la prossima live e vi ricordo di mettere, se ci sono delle domande, scrivetele qui nei commenti e nel frattempo vi invito a rivedere anche l'ultimo video che ho fatto, quello in cui parlo del facility management, perché mi piace la carriera nel facility management, anche perché è un video a cui tengo particolarmente perché facility management è più della metà della mia carriera, è in quell'area ed è un settore che a mio avviso ha davvero tantissime potenzialità per chi è interessato. Ok? Vi ringrazio ancora, ci vediamo alla prossima live. Ciao e buona serata.